amici, ben ritrovati su Momis, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Io sono Simona per i nuovi iscritti, per chi ancora non mi conosce. Come avete visto in anteprima, oggi realizzeremo la borsa Tuket o Tuket. Lascio a voi la libera pronuncia, oppure chiediamo direttamente a Kira qual è la pronuncia esatta. Kira è colei che mi ha suggerito il nome da dare alla borsa che vedete proprio qui alle mie spalle durante la live speciale 100k. Infatti questo è il primissimo video da 100k, siamo diventati tantissimi e spero che la nostra famiglia diventerà sempre più grande. Dunque penso che il modello di borsa l'avrete già visto da qualche parte, infatti ho tratto ispirazione da un modello che ho visto sul web. Ora non mi ricordo se l'ho visto su Pinterest o su IG o su TikTok, non mi ricordo bene, ma comunque non è farina del mio sacco. Infatti l'altro giorno durante la live vi dicevo che ho tratto ispirazione da un modello che ho visto, il modello mi è sembrato interessante, ho pensato che potesse a sua volta interessarvi, ma non è frutto della mia creatività, ho giusto apportato qualche modifica, ho personalizzato anche il progetto andando a realizzare la piccola patellina in maniera semplice e veloce. Perché dico che ho modificato lo schema reale? Perché l'ho adattato ovviamente al filato scelto. Infatti per questa tipologia di progetto ho scelto di utilizzare la raffia di Borgo dei Pazzi Firenze, un filato super estivo, super leggero, la cui morbidezza è una caratteristica unica. Stiamo parlando sempre di un filato made in Italy, ogni rocca è composta da 250 grammi di raffia, vi sono più o meno 620 metri di filato, infatti guardate quanto ne è rimasto e guardate com'era la rocca prima di utilizzarla, sembra quasi integra. Stiamo parlando di un 100% viscosa, ecco perché questo filato è super morbido e piacevole da lavorare. Vengono consigliati gli uncinetti 3,5, 4, 4,5, io ho utilizzato l'uncinetto 4. Vi sono ben 15 colorazioni disponibili e io ho utilizzato questa bellissima colorazione turchese. Ecco perché il nome Tuket o Tuket, che significa appunto turchese. L'azienda ci descrive questo materiale come una raffia in viscosa da non confondere con quelle di carta che si trovano di solito. Si lavora molto bene sia ai ferri e ad uncinetto e io ne sono una testimonianza, ho lavorato questa raffia con l'uncinetto numero 4 e mi sono trovata davvero bene. Questi anni ho avuto la fortuna di testare tanti tipi di raffia naturale, raffia sintetica. Questa devo dire che è la più morbida di tutte e non ho trovato assolutamente dei nodi mentre la lavoravo. Poi tra l'altro l'azienda ci informa che viene tinta a freddo con componenti ecosostenibili, quindi top. Comunque vedrete nel corso del tutorial la sua morbidezza mentre la lavoro e tra l'altro vi ho fatto anche una piccola prova, ovvero ho sfilato la lavorazione per farvi vedere come si sfila in maniera così semplice senza che la raffia stessa si aggrovigli su se stessa. Anzi, se qualcuno di voi ha già provato questa tipologia di raffia di Borgo dei Pazzi Firenze, che lasci un commento sotto a questo video e ci dica la sua esperienza, insomma ci dia un suo feedback. Oltre alla raffia ho utilizzato degli accessori metallici, ovvero 2 attacchi per la tracolla per la catena e una catenina nella variante canna di fucile. È una variante bellissima e ho pensato che si potesse sposare alla grande con la variante del colore utilizzata e ho utilizzato anche un bottone magnetico con le alette. Questi materiali che ho utilizzato e che vi ho mostrato fanno parte di un kit che trovate sul sito gomitoli.com. In realtà ho utilizzato anche del feltro per irrigidire il corpo della borsa e anche uno scampolo. Questi due materiali non fanno parte del kit, però più o meno penso che un po' tutti abbiamo del sostegno per irrigidire le nostre borse e del tessuto per foderarle. Di contro i costi di spedizione sono gratuiti, quindi al momento dell'acquisto vi ritroverete sul carrello soltanto il kit. Tra l'altro vi ricordo che è anche disponibile il pagamento alla consegna. Ah, stavo per dimenticare, in occasione dell'8 marzo, festa della donna, Borgo dei Pazzi Firenze
partenze dà l'occasione a tutti coloro che effettueranno l'ordine entro oggi di ricevere un regalino molto particolare, questo bellissimo accessorio in legno che sarà utile per impreziosire le nostre creazioni handmade. Detto questo, io non aggiungerei altro. Il progetto è super facile e veloce, lo farete in un attimo, tant'è che il video dura anche poco rispetto al solito. Fatemi sapere cosa ne pensate, se questo progetto e video vi sono piaciuti lasciate un bel like, un commentino, fatemi sapere la vostra come sempre e se ancora non l'hai fatto iscriviti, attiva la campanellina per non perderti le prossime novità. Lo sapete, o quantomeno chi ha seguito la diretta dello speciale 100k sa che questo venerdì ci sarà un nuovo tutorial dove vi mostrerò come ho realizzato la bellissima Sun Bag, una maxi big bag interamente in juta con la tecnica tapestry, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati. E un'altra cosa importantissima, seguitemi anche sui miei social per non perdervi i vari retroscena, attimi di vita quotidiana, insomma condivido un po' di cosine anche lì, per cui vi esorto a cliccare su segui e a rimanere sempre in mia compagnia. A questo punto sigla! Iniziamo, prendo la raffia, vi dico già da subito che è morbidissima, mai lavorata una raffia così morbida. Ho fatto delle prove con gli uncinetti, vengono consigliati il 3,5, 4, 4,5, li ho provati tutti. Lavoro questa raffia con l'uncinetto 4, una via di mezzo, mi trovo molto bene col 4. Faccio un cappio, avvio 20 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, che corrispondono a 15 cm. A partire dalla seconda vado a lavorare un punto basso in ciascun punto. 1, 2, 3, 4, 5, 19° ed ultimo punto basso. Catenella, giriamo la nostra riga. Prendiamo un marcapunti e andiamo a segnare il 10° punto. Intanto andiamo a lavorare i primi 9 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nel 10° punto andiamo a fare un aumento di 3 punti bassi. 1, 2, 3. Riprendiamo il marcapunti e segniamo il secondo punto dei 3. Continuiamo lavorando un punto in ciascun punto per un totale di 9 punti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nono ed ultimo punto. Catenella, giro. Durante la riga numero 3 andremo a lavorare un punto in ciascun punto. Visto che abbiamo fatto l'aumento di 3 punti, non avremo più 19 punti, ma ne abbiamo 21. Lavoreremo esattamente 21 punti bassi. 2, 3, 4, 5, 10, lo tolgo un attimo, lo lavoro, 11 e lo rimetto, 12, 20, 21° ed ultimo punto. Catenella, giro il mio lavoro e durante la riga numero 4 andrò a lavorare l'aumento nel secondo punto dei 3, quello segnato col marker. Intanto vado a lavorarmi i primi punti che mi ritrovo. 2, 3, 4, 10. Nell'11° faccio l'aumento. 1,
2 e 3. Segno il secondo dei 3 e continuo terminando così la riga. 15, 16, 17, 18. Ci ritroveremo con 23 punti totali. Come avete intuito, aumentiamo sempre di 2 punti. Catenella, giro la mia riga, lavoriamo la riga numero 5. Come abbiamo fatto per la riga numero 3, lavoreremo un punto in ciascun punto per un totale di 23 punti bassi. Marcapunti, intanto lo tolgo, lavoro il punto e poi lo rimetto e poi continuo terminando così la riga. E ultimo punto basso. Catenella, giro il mio lavoro e dobbiamo continuare così per il numero di righe che vi scrivo qui sullo schermo insieme alla misura in centimetri, escluse queste righe fatte insieme, alternando ovviamente una riga di aumenti e una riga a punto basso, è chiaro. Bene, ho completato le altre 14 righe alternando l'aumento e il punto basso normale e ho raggiunto la bellezza di 16 centimetri. Adesso dalla riga successiva in poi che iniziamo insieme dobbiamo lavorare soltanto dei punti bassi. Se non erro mi ritrovo 37 punti bassi, quindi sempre un punto in ciascun punto. Nel frattempo vado a segnarmi questa riga, quindi questa che sto iniziando con voi, in questo modo so quante righe totali vado a lavorare, perché dopo lo schema varia leggermente, ma poi vediamo. 18. Il marcapunti vi consiglio di portarvelo per tutte le righe successive, anche se non faremo aumenti. Poi vedrete il motivo. Io lo lascio lì. 20, 21, 36, 37esimo ed ultimo punto. Ricordavo bene, i punti totali sono 37. Catenella, giro il mio lavoro e anche per questa seconda riga continuo lavorando 37 punti bassi. A questo punto direi di continuare così per il numero di righe che vi scrivo qui sullo schermo, escluse queste due fatte insieme. Bene, ho completato le altre 7 righe. Se prima abbiamo aumentato, adesso andiamo a diminuire quei 3 punti. Intanto lavoriamo i primi 17 punti. Sono al punto prima del marker, dobbiamo andare a lavorare questi primi 3 punti centrali insieme. Entro nel primo punto e prendo il filo, entro nel secondo e prendo la rafia, entro nel terzo e prendo la rafia. Ho 4 asole sull'uncinetto, riprendo il filo e chiudo tutto. Prima diminuzione, poi vado avanti lavorando i 17 punti come dall'altra parte. Qui mi raccomando, stringiamo bene, altrimenti si dilatano i punti. Ok, 1, 2, 3, 17. Durante questa riga siamo passati da 37 punti iniziali a 35, ne abbiamo eliminati 2. Ad ogni riga di diminuzione corrisponde una riga a punto basso normale, proprio come abbiamo fatto per gli aumenti. Questo significa che andremo a lavorare 35 punti bassi normalissimi. 2, 3, 4, 5, perfetto, un punto basso normale sulla diminuzione e sono 18. Rimetto il marker perché poi nella riga successiva andremo a diminuire questi 2 punti insieme e questo qui che sto lavorando adesso. Quindi continuo fino a terminare la riga. Ultimo punto, quindi catenella, giro il mio lavoro. E intanto procedo lavorando un punto in ciascun punto. Quando arrivo al punto prima del marker mi fermo e facciamo la diminuzione insieme. 1, 2, 3. Intanto tolgo il marker, prima entro nel primo punto,
poi nel secondo e prendo la rafia, poi nel terzo e prendo la rafia, sempre 4 asole, riprendo il filo e chiudo tutto, segno la diminuzione e poi continuo lavorando il punto successivo in maniera stretta. Vado a lavorare un punto in ciascun punto e durante questa riga passeremo da 35 punti a 33 punti. Gradualmente diminuiamo, infatti dobbiamo diminuire e alternare le due righe, una di diminuzione e una di punto basso normale, finché non ci ritroveremo con 19 punti bassi totali. Se vi ricordate, sono i 19 punti con cui eravamo partiti all'inizio. Quindi io direi di continuare in questo modo per le righe che come sempre vi scrivo lì sullo schermo. Bene, ho terminato il mio lavoro. Questo sarà il risultato. Ho già realizzato un laterale, adesso vediamo come farlo insieme. Ho personalizzato il mio progetto realizzando una patellina super facile e veloce. Per il laterale ho avviato innanzitutto 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partire dalla seconda ho iniziato a lavorare un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 8 punti bassi. 2, ottavo ed ultimo punto. Catenella, giro il mio lavoro. Lavoro i primi 7 punti bassi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nell'ultimo punto, nell'ottavo, lavoro un aumento, 2 punti bassi nello stesso. Catenella, lavoro i primi 8 punti, 2, 3, 8 e nell'ultimo ne lavoro 2, 9, 10. Catenella, giro il mio lavoro, lavoro i primi 9 punti, 1, 2, 3, 9 e nell'ultimo ne lavoro 2 per un totale di 11. Catenella, giro il lavoro e faccio l'ultimo aumento. Intanto lavoro i primi 10 punti, 2 e nell'ultimo lavoro l'aumento, 11 e 12. Abbiamo fatto insieme le prime 5 righe, dobbiamo avere un totale di 18 righe, per cui continueremo per altre 13 lavorando semplicemente un punto basso in ciascun punto per un totale di 12 punti. 18 righe completate, posso fare pure una catenella e tagliare la rafia. Il laterale ha una profondità di 9 cm e un'altezza di 16, proprio come i 16 cm sviluppati sul pannello davanti e dietro, mentre la profondità rappresenta questa zona della borsa. Occupiamoci della patellina, che misura esattamente 11 cm per 5 cm. Ho avviato semplicemente 13 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Poi a partire dalla seconda catenella ho lavorato un punto basso in ciascuna catenella per un totale di 12 punti bassi. 12° punto basso. Ho continuato in questo modo, lavorando righe di andata e di ritorno per altre 4 righe, per un totale di 5. Dopodiché cosa ho fatto? Vi mostro, sfilo il lavoro così vi faccio vedere anche la resa di questa bellissima e morbidissima rafia. Il lavoro si sfila da solo senza alcuna fatica, insomma non si aggroviglia su se stesso. Ho terminato la riga qui, la quinta. Poi cosa ho fatto? Ultimo punto basso, una catenella. Nello stesso punto ho lavorato un punto basso e poi un punto basso in ciascuna riga. 2, 3, 4 e 5. Ho concluso nella catenella iniziale.
Poi mi sono inserita sempre nello stesso punto e ho chiuso punto bassissimo. Questo è un altro filo che andrò a nascondere successivamente proprio sul dietro. Fatto questo, mi sono ritrovata a questo punto, sfilo anche qui il lavoro e vi mostro come si sfila perfettamente. Abbiamo questa zona irregolare. Cosa ho fatto? Mi sono inserita nel primo punto basso, qui avevo fatto il cappio e mi sono agganciata semplicemente con una catenella in questo modo. Quindi catenella. Dopo aver fatto questo sono andata nella terza riga delle 5, 1, 2, 3, esattamente qui, e qui ho le altre due. Ho preso la rafia, sono andata al centro e ho fatto il primo punto alto, ho steso bene il filo, la rafia sull'uncinetto, ho chiuso le prime due e poi le altre due e ho continuato così per un totale di 7 punti alti. 2, 3, 4, 5, 6, settimo ed ultimo punto alto. Una volta fatto questo ventaglio sono andata a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto basso che mi ritrovo a sinistra e voilà, catenella di sicurezza. Anche qui possiamo nascondere il tutto e in 5 minuti e nemmeno, anche 2 minuti, ho realizzato la patellina da inserire sulla borsa. Adesso cosa faccio? Prendo tutte le mie misure di ciascun pannellino, vado a ritagliare del feltro e vado ad irrigidire tutto velocemente. Rieccoci, è giunto il momento di andare a cucire i due laterali. Uno l'ho già cucito, l'altro lo faremo insieme. Come avete visto vi ho mostrato step by step tutti i passaggi necessari per arrivare a questo punto. Cucirò il laterale sempre con uncinetto
progetto è raffia stessa a punto bassissimo. Volendo potreste cucire anche con ago e filo, ve lo ricordo sempre, io per gusto personale preferisco così, anche perché il numero delle righe e dei punti bassi che ho alla base corrispondono col numero di righe che ho su tutto il pannello realizzato in precedenza. Qui bisogna cucire riga con riga, niente di più, niente di meno. Per comodità possiamo fare sempre un cappio, mi aggancio nel primo punto basso, tiro fuori il cappio e intanto faccio una catenella per bloccare così la raffia. Poi entro sempre nello stesso punto, prendo il primo punto basso del laterale, prendo il filo e lo porto fuori così e chiudo punto bassissimo. Poi entro nella riga successiva e nella riga successiva prendo la raffia e chiudo. Riga successiva con riga successiva e chiudo. E procedo semplicemente in questo modo finché non cucio tutto. Qui già sono alla base, vi ricordate, avevo fatto 8 punti bassi che corrispondono alle 8 righe che ho qui in basso. Molto semplicemente entro nella prima riga e nel primo punto basso e chiudo. Riga successiva con il secondo punto basso della base del pannello e procedo. Molto semplice ed intuitivo. Per ultimo punto, guardate, io qui avevo lasciato il marcapunti che mi segnalava da dove partivano le 8 righe e casualmente no, è tutto conteggiato, cioè ho calcolato tutto. Entro, ultimo punto basso e tutto coincide. Quindi il discorso che vi ho detto prima regge, basta cucire riga per riga. Poi arrivate a questo punto vi consiglio di fermare gli angoli con una mollettina e di procedere con la cucitura. In questo modo pareggiamo il tutto e cuciamo in maniera anche qui tranquilla. Arrivate alla fine andiamo a bloccare le ultime 2 righe, catenella di sicurezza e possiamo tagliare la raffia. Successivamente andiamo a nascondere tutti i fili in eccesso. Ultimissimo step prima di concludere il tutto. I fili in eccesso delle cuciture non li ho nascosti perché lo farò direttamente mentre vado a definire tutto il bordo superiore. Mi aggancio anche qui, facciamo qui, con una catenella. Questa catenella a fine giro diverrà un punto basso. Dopodiché vado nel punto basso successivo e faccio un punto basso e farò un punto basso in ciascun punto. Nel frattempo mi lavoro le code dietro. Ultimo punto basso, taglio il filo, sfilo, mi aiuto con un ago e vado a realizzare l'asola alla catenella iniziale. Se ci sono fili in eccesso adesso li possiamo pure tagliare. Dicevo, vado a fare l'asola alla catenella iniziale, quindi entro nel primo punto basso e al centro dell'ultimo, vado a fare un nodino e disperdo il filo tra le maglie. Per concludere il progetto non mi rimane che applicare una catenina, una tracollina. Questa è stupenda, richiama molto gli attacchi per tracolla che ho agganciato poco fa, guardate, e credo ci stia molto bene con la tonalità utilizzata. Siccome non mi ritrovo dei moschettoni, degli anelli abbastanza proporzionati per il progetto, cosa faccio? Apro l'anello della tracollina e lo inserisco direttamente qui. Ci si adatta come si può, quindi vado a chiudere. Ok, anellino chiuso, perfetto, ci sta pure bene. Molte borse comunque anche acquistate, borse normali, parlo di quelle non fatte all'uncinetto, fatte a mano, hanno la tracollina proprio in questo modo. La metto tutta sul dritto, inserisco la pinza, guardate, allargo l'anello così lo apro proprio e dopodiché lo inserisco nell'aggancio.
Infine chiudo come ho fatto prima. Ok, perfetto, e voilà, adesso sì che il nostro progetto è così pronto. Vi do subito le misure. Dunque abbiamo una larghezza da 27 cm e un'altezza da 20 cm. Sì, siamo a 20 cm. La profondità siamo a 10 cm, quindi abbiamo una bella borsa di medie dimensioni. Direi capiente e comoda da indossare perché non tutti i giorni quest'estate. Molto soddisfatta. Che dirvi, il materiale, la raffia mi è piaciuta molto morbida. Quando si avvicina la primavera o l'estate mi chiedete sempre una raffia di ottima qualità che sia soprattutto morbida. Sicuramente vi suggerisco di provare questa perché è morbidissima, ve l'ho detto tante volte. Avete visto, molto scorrevole. Vi ho fatto vedere anche una piccola prova, ho disfatto le maglie lavorate e avete visto, le maglie si disfavano da sole senza creare quei nodi antipatici che a tutte noi sicuramente è capitato almeno una volta nella vita. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che questa borsa vi sia piaciuta, mi raccomando fatemelo sapere con un commento e con un bel pollice all'insù a questo video. Vi ricordo che trovate il kit per la realizzazione di questa fantastica borsa che comprende un gomitolo di raffia da 250 grammi la cui resa è altissima, i due agganci per la tracolla, la catenina stessa e il bottone magnetico. Lo trovate sullo shop online gomitoli.com. Vi lascio il link per l'acquisto direttamente sotto al video nel box informazioni, ma ve lo fisso in evidenza anche come primo commento. Vi ricordo inoltre che non sono compresi nel kit né il sostegno per irrigidire la borsa né lo scampolo. Di contro la spedizione è gratuita, quindi al momento dell'acquisto vi ritroverete nel carrello soltanto il kit ed è attivo anche il pagamento alla consegna. Come sempre vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento a venerdì con la Big Bag in Utah. Mi raccomando, non potete assolutamente mancare. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti appunto il progetto di questo venerdì e seguimi sui social. Cosa aspetti? Ancora una volta vi ringrazio, alla prossima, un bacino a tutti!